Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, oggi facciamo le miniature di ferro. Sono le più rare ormai da trovare, mentre prima erano la base, come ora invece lo è la plastica. Le miniature in ferro, in questo caso mi sono procurato un nano della Avatar War, che ancora fa appunto le cose in metallo bianco. Anche qui vi racconto subito un ABC del metallo. Il metallo una volta era il famoso piombo e le miniature di piombo erano l'unica cosa che si trovava in giro. Costavano un sacco di soldi, erano difficilissime da lavorare perché ovviamente il piombo è particolare perché è molto tenero, si incide anche con l'unghia, quindi si spezza, si piega, insomma, ma ovviamente era gli anni 70-80, era l'inizio e quindi diciamo che c'era un po' di difficoltà nel lavorare altro materiale. Da qui, insomma, si è sviluppato, la tecnologia si è sviluppata soprattutto perché in Inghilterra un bambino di 3 anni ha ingoiato un pezzo di piombo, si è praticamente intossicato e purtroppo è morto, e da qui in poi cosa è successo? Che l'Inghilterra stessa ha vietato l'utilizzo del piombo per le miniature e per il modellismo. Peccato che la Games Workshop è di Nottingham in Inghilterra, quindi la Games Workshop ha dovuto cambiare completamente tutto il suo approccio nei confronti delle miniature e inventarsi qualcosa, e ha inventato il metallo bianco o white metal, che poi hanno utilizzato tutte le altre, e oggi infatti vedremo una cosa di questo genere. White metal è una lega, una polvere di metallo con vari metalli, è praticamente uguale al piombo, ma quando si sposta per esempio un braccio si sente proprio un leggero, che fa proprio la sensazione tipica del white metal, che ovviamente i più vicini alla mia età si ricorderanno benissimo. I ragazzi di oggi assolutamente non se lo ricordano, salvo che non abbiano comprato appunto una miniatura di Games Zone piuttosto che di Avatar War. Sono pochissimi ormai che fanno le miniature in metallo che viene ovviamente stampato con il vecchio sistema in stampi di resina o di piombo stesso. Ci buttano dentro, ovviamente ci colano il metallo e poi quando stacchi i due praticamente viene fuori la miniatura. Molto affascinante, molto bella. Vediamo questo nano che in realtà è quasi un pezzo unico e vediamo come fare a incollare il metallo. Qui ragazzi partiamo dai fondamenti. Allora, oggi uso le tronchesine della Citadel, non perché siano diverse da quelle che avevo usato ieri, che erano molto buone, della Greenstuff, ma perché quelle di Greenstuff in questo caso sono consigliate per resina e plastica e non tagliano facilmente il metallo. Lo tagliano sicuramente, ma in poche parole rovinate la lama. Quindi in questo caso Citadel va meglio perché ha molta più leva ed è molto più forte, dovrebbe rovinare meno. Basetta, la basetta in questo caso è tonda perché la miniatura che troveremo all'interno del blister ha la basetta che è quadrata, e ho deciso ovviamente di usare una 25. Avete sulle basette da 25 e in generale comunque controllate i bordi della basetta perché spesso sborda la plastica, e quindi voi andate a trovare l'inclinazione della basetta e limate con sempre la lima tonda. Sono veramente quisquiglie che potete anche lasciar perdere, però insomma per essere completamente professionali meglio così. Quelle della Greenstuff mi piacciono molto perché hanno un buco per il magnete, molto utile se dovete mettere via le miniature, tagliate dei fogli di metallo molto sottile, li incollate su un basamento che potrebbe essere quello di una scatola, e quando avete il magnete preso qui, che ovviamente vende la Greenstuff, l'attaccate, la miniatura si attacca senza poi rovesciarsi. Un trick veramente interessante. Altra cosa bellissima è che hanno lasciato la possibilità di tagliare la parte praticamente fessurata, che nelle plastiche non serve più, ma col metallo, siccome poi vedrete la miniatura come è fatta,
e serve tantissimo perché può servire come supporto. Quindi cosa vado a fare? Con un taglierino, anche qui molta attenzione quando manovrate, questo della Citadel vendono le lame di ricambio e il taglierino, è sufficiente svitare dietro e cambiare la lama. Il taglierino è come un bisturi, quindi veramente attenti a quello che fate, state sempre con la lama non rivolta verso le mani, ok? E andate a tagliare su un cutter e non sul tavolo, mi raccomando, altrimenti vostra mamma vi scanna e se siete invece con la compagna è peggio. Allora, a questo punto vedete cosa succede. Io vado a... ho visto il taglio dov'è. Vado a rinforzare questo taglio ed ecco qui che la lama entra a questo punto. Allora posso andare con la punta all'interno molto lentamente senza farvi male, lama sempre rivolta dalla parte opposta delle dita, vedete, e staccate i pezzi di plastica. Anche qui lama rivolta dalla parte opposta. Queste cose ripetetevele anche in testa se serve, in modo tale che non sbagliate, perché basta sbagliare una volta per tagliarsi, ma dopodiché, ecco, vedete, se vi parte così non succede niente. E basta, avete fatto. Adesso tagliamo l'ultimo pezzo e vediamo un pochino perché ci è servito. Allora, la miniatura di oggi è di metallo bianco, quindi va montata con un tipo di colla particolare, che in questo caso è la ciano acrilica o quella che chiamate Attack, ed è questa Instant Glue. La potete prendere, ora io vi mostro tutti i prodotti della Greenstuff perché mi fornisco da loro, avete tra le altre un link sotto di me che vi dà il 10% di sconto, quindi basta scrivere quello che vedete sotto e avete anche il 10 ulteriore sul carrello, quindi è molto utile. Anche questo la trovate con Army Painter piuttosto che appunto quella della Games Workshop o l'Attack, non c'è nessun problema, siamo più o meno sullo stesso tipo. Da qui un trick potrebbe essere prendere l'Instant Glue. L'Instant Glue è un gel, quindi invece che essere liquida è gellosa e in questo modo vi permette di posizionare un po' di più i pezzi in metallo in modo tale che stiano. Se non dovessero stare, allora avete questo che è veramente un liquido magico, si chiama attivatore, è un SIA Glue Activator, che sarebbe già una acrilica glue. Questo si spruzza sul, per esempio, pezzo che dovete attaccare. Dall'altra parte mettiamo un braccio e un busto, sul braccio spruzzate questo con un cartone sotto, il braccio lo mettete su un pezzo di carta, spruzzate questo sopra, sostanzialmente è un po' di acetone, non è poco di più, però ha qualcosa dentro in più e quindi non potete usare l'acetone. Dall'altra parte mettete la colla, attaccate e si attacca all'istante, specialmente con la resina, è fantastico, veramente i soldi più ben investiti nell'hobby che ho visto ultimamente. E poi se proprio volete, io questa l'ho presa solo per mostrarla praticamente, perché non l'ho mai dovuta utilizzare, però potrebbe essere utile se c'è un problema per cui vi rimangono incollate le dita. C'è anche l'acciaio cleaner, che praticamente è un disattivatore della colla cianoacrilica e scioglie completamente tutto, quindi ne mettete un po' sulle due dita incollate e vi si scolla tutto senza problemi. Questo perché molto spesso la cianoacrilica per modellismo è parecchio più forte dell'Attack base che trovate, diciamo, al Lobby, per capirci, o all'Oran Merlin, e quindi insomma non è proprio la stessa cosa. Andiamo sulla basetta e sulla miniatura. Allora, questo è il classico blister. Il blister è proprio di plastica con dietro questo sponge che è utilissimo, questa schiuma che vedete dietro, o foam, è utilissimo. Vedete, Avatar War è molto bello, fa le confezioni, vi fa vedere già la miniatura dipinta come può venire, e ovviamente è dipinta benissimo. C'è chi fa la collezione anche della cartina. E poi avete, guardate che grandi che sono, che hanno messo, non lo sapevo, la basetta tonda anche loro, quindi ho appena recuperato una basetta, fantastico. Quindi vi fanno scegliere o quadrata o tonda. Questa è veramente utile, ragazzi, non buttate questa, vi faccio vedere perché. Se voi tagliate delle striscioline piccoline di questa o anche dei quadratini, con poi le diciamo, questo è un altro utilissimo attrezzo che sono le pinzette, potete prendere praticamente la parte e fare quello che poi vedremo per esempio con il Black Templar Green Dark, cioè la spugnatura per rovinare un veicolo, rovinare un'armatura, ed è utilissimo questo materiale qui, che altrimenti Greenstuff vi vende all'interno di questi tubicini, ok, eccolo qui,
si chiama Weathering Sticks e ovviamente dentro il Weathering Sticks ha questo. Voi ne comprate uno solo a neanche €1 e quando avete esaurito questo utilizzate questa, tagliando la striscia e mettetela all'interno e avete veramente risparmiato un sacco, oppure lo fate senza, insomma c'è chi usa le cannucce, ci sono tanti modi, ok? Ma tenete questi perché sono utilissimi. Fatto questo, miniatura. La miniatura in questo caso mi fa lavorare veramente poco perché non ha nessun tipo di linea di separazione. Generalmente le linee sono a metà perché lo stampo è fatto così e poi si stacca, quindi voi dovete guardare il lato e se nel lato, per esempio sul mantello, vedete qualcosa, limate, ma qui è fatto talmente bene che non c'è niente. Altra cosa che si potrebbe trovare sono piccoli pezzettini che sbordano e sembrano proprio delle colature, che sono i fori di aria che lasciano nello stampo, ma non ne vedo neanche, quindi o l'hanno pulita prima questa o sono veramente diventati in gamba perché è una miniatura veramente fatta bene. Guardatela un po' più da vicino, questo è un nanetto Tain e guardate che bello che è, ovviamente da dipingere alla fine più o meno è la stessa cosa. Devo dire che dipingere sul metallo mi è sempre piaciuto perché il pennello ha un response molto elevato perché ovviamente è rigidissima, no, la miniatura, quindi il pennello salta e diciamo che non va a sporcare i recessi, ma ormai diciamo che più o meno siamo lì, cioè si vede poco la differenza, si sente poco la differenza. Allora adesso andiamo a vedere la fessura. La parte davanti è quella con più aria, giusto? Voi prendete la misura, non fatelo prima perché non sapete se entra. Se sentite che crea un po' di resistenza, meglio, vuol dire che c'è la scritta della Avatar War, vedete l'anno, questa è stata fatta nel 2011 e questo è molto carino infatti perché vi dà anche una base modellistica e dopodiché provate a vedere se entra. Se non entra cercate di capire perché, vedete che in realtà forzando entra, ma in realtà qui vedete si è per esempio spezzata, quindi non utilizziamo questa ed ecco perché si fanno le prove. Se lo fate con la colla dentro va a finire che perdete tempo e nel frattempo la colla cristallizza. Allora in questo caso vediamo un pochino cosa riesco a fare, se riusciamo, e questo è fantastico perché non l'avevo provato ma è la tipica cosa che può succedere. Vediamo un po', tagliamo, basta che passate un po' di volte e il resto fa da sé. Eccolo qui. Vediamo un po' se riusciamo a aprire meno in modo tale che non si rompa il bordo. Probabilmente di là ho tagliato troppo e la basetta si è rovinata. Ecco qui. Questo è ancora poco, ma io il resto me lo ricavo spingendo la miniatura in modo tale che, vediamo un po', ecco qua. In realtà si spezzano anche queste, sono un po' leggerine sul lato e probabilmente è lui in realtà che è un po' grossetto, vedete? Allora come si fa? E questo in questo caso è un altro esempio perfetto. Siccome ci stiamo distruggendo le basette, facciamo così, diminuiamo lo spessore, limando la scritta, e qui serve una lima piatta ovviamente, da una parte e dall'altra, e facciamo in modo che diminuisca lo spessore del piedistallino. E questo vedete è il problema del metallo, chiaramente, che richiede questa attenzione nello star dietro la miniatura, che in fondo in realtà è una parte hobbistica che molti hobbisti in realtà sentono, di cui sentono la mancanza, però insomma è meno immediato della plastica, ma il bello è anche quello, cioè il lavoro che si è dovuto fare dietro. Ora che è più sottile posso prendere un'altra basetta di quelle tonde e fare la prova, speriamo definitiva, senza rompere, diciamo, 3 basette. Vediamo un po'. Ecco qua. Sembra meglio.
inserisco da tutte e due le parti, perfetto, qui non si rompe, quindi il trick da fare era quello, limare di più. E adesso possiamo mettere la nostra colla, in questo caso c'è una clinica normalissima, per sicurezza utilizziamo l'attivatore così l'attacca subito, e in questo caso vedete che ne prendo uno eccolo qua, ecco qua, questo è nuovo di zecca. L'attivatore si spruzza sulla basetta, in questo caso così, fatto. Prendete la colla, la mettete sotto la miniatura e andate a metterla sulla basetta. La basetta si incolla immediatamente, non fate neanche tempo a spostare. Lasciatela sopra il pezzo di carta, mi raccomando, tutto questo lavoro, occhio a non farlo dove non volete sporcare, cioè un tavolo da cucina, un tavolo di legno pregiato, assolutamente non utilizzate questa colla senza qualcosa come un cutter, perché, o meglio uno di questi tappetini che appunto anche volendo Greenstaff vende, perché veramente distruggete tutto il tavolo. La colla quando asciuga, specialmente quando asciuga con l'attivatore, vedete, si attacca ed ecco cosa succede. Se io non avevo sotto il pezzo di carta rovinavo il tavolo, e anche qui ci mette anche il papà ad arrabbiarsi, non solo la mamma e non solo la compagna. E allora dall'altra parte vedete, guardate questa, ve la faccio vedere da vicino. Ecco un altro problema dell'acciaio acrilica che va controllato, va saputo controllare, che è questo. Praticamente, anzi vediamo se riesco a farvelo vedere col macro, che è più facile. Allora, ecco qua, ma il macro non mi funziona, quindi andiamo a mettere a fuoco. Vedete il bianco che c'è sotto? Quello è l'attivatore che ha fatto reazione con l'acciaio acrilica. Se c'era un tavolo sotto, a parte il fatto che veramente lo spellavate, il problema è che l'acciaio acrilica, anche senza attivatore, ci mette ovviamente di più perché l'attivatore la fa andare al volo, ma praticamente farà sempre quell'alone bianco. Quell'alone bianco rovina tantissimo tutto, perché sotto rimane praticamente, è difficilissimo levarlo, e lì l'unico modo, mi verrebbe da dire, è questo. Quindi se fate un disastro di questo genere, la Channel Cleaner è l'unica cosa che vi può aiutare a salvare un pochino il tavolo. Ok ragazzi, io direi che abbiamo praticamente finito, perché il nostro nanetto è già montato sopra la sua miniatura, sulla sua vasetta. Abbiamo avuto quella difficoltà della vasetta che si spezzava e quasi quasi sono contento, perché così sono riuscito a farvi vedere come lavorare un pochino il metallo. E al di là di questo, diciamo, è finito qui il tutorial di oggi, quindi ci vediamo fra un attimo per il recap e poi vi dico cosa facciamo domani. Allora ragazzi, abbiamo montato il nostro nanetto, il Tain fantastico dell'Avatar War. Avete visto un pochino di materiale vintage oggi, quindi per i più giovani sembrerà una cosa veramente assurda, per i più boomer e i più anziani questa è una figata pazzesca, perché ovviamente è una cosa che so che vi manca, proprio l'odore, le mani sporche di metallo, quando poi la sera andate a lavarvi le mani e sentite quell'odore, purtroppo non c'è più come una volta, quindi fa un po' di nostalgia. Al di là di questo ci vediamo domani, dove affrontiamo l'ultimo materiale che in realtà è il mio preferito in questo momento, nonostante la plastica GV sia spettacolare, che è la resina. La resina si lavora esattamente con le stesse colle del metallo, ma ha dei punti diversi di utilizzo quando andiamo per esempio a dover rimediare a un pezzo che è rimasto storto, perché ci sono dei metodi. Ci vediamo domani e li guardiamo insieme. Ciao!